Manchester City-Inter è appena finita 1-1 ai tempi regolamentari e poi ai calci di rigore la vince l'Inter 1-3 il risultato dei calci di rigore, quindi aggregato 2-4 complessivo, rigore decisivo trasformato dal Pocio Lavelli che consegna quindi la vittoria all'Inter in questa prima amichevole di lusso della tournée asiatica ad Hong Kong. L'Inter davanti a un gran bel pubblico in gran parte del Manchester City, ma anche con tanti interisti, come ci ha raccontato anche il nostro Daniele che era allo stadio. L'Inter vince in una partita dai due volti, in cui però ho visto un Inter tutto sommato molto convincente per quanto mi riguarda. Perché? Perché l'Inter rispetto al City è un pochino più avanti. Il City si è ritrovato 10 giorni fa, prima amichevole vera e propria per la squadra di Enzo Maresca, che deve ancora portare dei codici nuovi post Guardiola in questo Manchester City. Loro, il City, credo che fosse la squadra con più giocatori ai mondiali, quindi sicuramente tanti pezzi importanti da Haaland a Rodri in giù devono ancora rientrare, così come tanti pezzi importanti devono rientrare però anche nell'Inter, che dopo l'Asen e il Karlsruher alza ancora un po' il livello. E allora in questa partita che cosa succede? Che cosa abbiamo visto? Un primo tempo in cui è il City a fare un po' di più la partita, ma l'Inter l'ho vista convincente, squadra davvero unita, organizzata e soprattutto incisiva nei momenti giusti, tant'è che l'Inter meritava, secondo me, il vantaggio che invece trova il Manchester City in quei 5 minuti in cui Semenyo ha seminato il panico, scusate il gioco di parole, non è voluto, nella nostra difesa, con Diouf che un pochino in fase difensiva, ma ne riparleremo un po' di Diouf, si è fatto prendere in mezzo, anche Pavard, Bissek, un pochino tutti, non benissimo in occasione di quelle due azioni che ci hanno preoccupato. Poi però l'Inter trova la forza di rialzarsi, trova il pareggio con Benjamin Pavard in mischia, aveva seguito bene l'azione, poi sul dischetto del rigore con l'assist di Di Marco che sta lucidando quel piedino mancino sempre più, trova la rete dell'1-1 e l'Inter trova anche le occasioni poi per riportarsi in vantaggio. È un Inter che va più vicino al vantaggio rispetto al City. Nel secondo tempo cambiano tanti interpreti, cambiano tante cose, cambia anche la partita, perché in realtà l'Inter parte fortissimo, 3 occasioni praticamente nei primi minuti, soprattutto una sui piedi di Frattesi che non ha capitalizzato e poteva fare sicuramente meglio. Un Frattesi che sembra fuori dalle dinamiche dell'Inter, sbaglia anche il rigore, sbaglia dal dischetto nella lotteria, anzi nei tiri di rigore finali, eppure aveva creato dei presupposti con 2 ottimi assist e fallisce un'occasione colossale. Poi però il Manchester City prende totalmente il controllo della partita, lo fa con tantissima qualità, soprattutto quando poi entrano gli under 23 dell'Inter e gli under 21, under 23 del Manchester City. Lì il dislivello diventa ancora più ampio, con Mekaidu soprattutto che è entrato in maniera impressionante, ma anche Semenyo e Savigno che si sono spostati sulla loro fascia sinistra, approfittando dell'uscita di Diouf e Barella, sono saliti tanto di tono, di livello e di volume. L'Inter lì quindi comincia a subire molto di più, arriva un palo e una traversa del Manchester City, poi però l'Inter ha delle occasioni molto grosse per poterla andare a vincere, quella di Frattesi come detto, ma soprattutto anche un'occasione con Topalovic al minuto 83 che viene ribattuto il suo tiro e quindi sfuma un'occasione per andare a vincere questa partita nei tempi regolamentari. L'Inter dovrei avere anche la formazione ufficiale, per chi non l'avesse vista vi faccio vedere com'è partita l'Inter come formazione, anzi partiamo dal City, 4-2-3-1 con Donnarumma, Rico Lewis, Kusanov, Gvardiol e Mfuni, davanti la difesa Kovacic e Reinders e poi Semenyo, Foden e Savigno a supporto di Mubama, che è stato l'autore del gol del vantaggio, capitalizzando al meglio l'ottima serpentina di Semenyo, giocatore veramente impressionante. L'Inter invece ha schierato Josep Martinez con Pavard, Bissek, Carlos Augusto in difesa. Per la prima volta quindi abbiamo un centralone come Bissek anziché i vari esperimenti fatti fino a qua con Aslani, Bovio, Maillet, Akin Samiro eccetera. Diouf a destra confermato con Di Marco a sinistra, Barella, Stankovic, Alexander lì in mezzo e Mkhitaryan e poi davanti Esposito e Idrissou. Gli attaccanti devono salire di condizione, tutti e due strutturati fisicamente. Non è stata una partita semplice per loro tra le maglie degli ottimi difensori del Manchester City. L'Inter, quali cose mi sono appuntato del primo tempo che mi hanno colpito? Intanto ragazzi, se avete visto la partita o se vi guarderete gli highlights,
noterete che di fatto in copertina ci finisce di nuovo Andy Diouf. È stato senza alcun dubbio il giocatore più intraprendente del primo tempo dell'Inter, dribbling tentati e riusciti con qualità, abbastanza buona precisione in fase offensiva. Soprattutto, se vi ricordate, noi abbiamo sempre parlato di un Inter 24-25 e anche 25-26, forse ancora di più 25-26, totalmente sbilanciata a sinistra, soprattutto in assenza di Dumfries a destra, soprattutto quando c'era Luis Enrique a destra. L'Inter era senza un cilindro, ne abbiamo parlato più volte. Invece in questa partita è sembrata ribaltata la situazione, con l'Inter che praticamente attaccava e costruiva quasi solo o soprattutto da destra, tanto che le prime azioni sono nate con Stankovic e anche Di Marco che da sinistra sventagliavano per Diouf che si trovava libero, ma poi sempre più l'Inter ha trovato l'uscita dalla pressione del Manchester City sui piedi di Diouf, che poi aveva il compito di trasportare il pallone nell'altra metà campo, e questa cosa Diouf l'ha fatta abbastanza bene, cercando sempre di puntare l'avversario, cercando poi anche le imbucate centrali, cioè non ha giocato solo da binario, solo da esterno che poi se la portava sul mancino per tirare, ma ha provato a giocare anche in maniera più associativa, quindi venendo verso il centro e poi cercando l'imbucata per gli inserimenti delle mezze ali o degli attaccanti dentro l'area di rigore, cosa che non gli è riuscita sempre benissimo, però ci ha fatto vedere un giocatore intraprendente, di buona qualità, e che ha anche tamponato il City, che quindi da quel lato non poteva fare troppo l'esuberante e troppo alto, ecco, come attacco, perché appunto c'era Diouf pronto a ripartire e anche Barella che nel momento in cui Diouf si veniva ad accentrare, Barella andava ad occupare la posizione larga a destra, e da una situazione del genere nasce anche il gol, tra l'altro, oltre alle principali occasioni del primo tempo, perché se cambio campo di Stankovic su Di Marco, primo cross respinto, secondo cross preciso per Pavard che col piattone la mette in rete. Quindi prima nota positiva, Diouf in avanti, poi però ci dimostra tutti i limiti di questa soluzione, perché dietro è stato un attimino arato poi da Semenyo e anche da Savigno dopo, e detto che però, come detto, il City è cresciuto quando poi sono usciti Barella e Diouf da quel lato. Non so se è un caso, vedremo. Diouf sicuramente, se sarà lui il titolare, va lavorato ancora molto. Per me questa partita ci dà ancora la dimostrazione che lì un esterno destro titolare serve, e anche Luis Enrique è entrato ancora una volta molto timido, non ha pienamente convinto. Mi è piaciuto anche Pavard, comunque difensivamente, a parte quel momento di sbavatura come dicevamo, l'ho visto bene. Ho visto bene anche Bissek, pure lui leggermente in ritardo sul gol, ma poi è cresciuto molto da centrale, non ha sbagliato più nulla, l'ho visto soprattutto concentrato in diverse situazioni, è stato bravissimo nelle letture difensive, e sui calci d'angolo, dove stavamo soffrendo un po' nel secondo tempo, le ha prese quasi tutte praticamente. Quindi bella partita secondo me di Bissek, bella partita di Aleksandar Stankovic, che nella precedente gara era stato un pochino criticato, anche se poi mi sembrava un po' ingeneroso, perché nella pressione del Karlsruhe era stato schermato e poco incisivo. Oggi Stankovic invece molto più dentro la manovra, dei cambi di campo molto belli, però ne stavamo parlando in diretta, a me oggi Stankovic ha colpito soprattutto per alcune giocate in aggressione alta, cioè ha fatto, a parte che in molte cose davvero ricorda il papà Dejan, nel modo in cui cambia campo, nel modo in cui calcia e non solo, ma è andato a sradicare il pallone agli avversari, aveva subito un tunnel, mi sembra da Kovacic, se non vado errato, e appena subito il tunnel gli ha sradicato il pallone e ha fatto ripartire l'azione. La cosa migliore che mi ha colpito di Stankovic in questa partita è stata proprio questo suo andare ad attaccare alto e riconquistare il pallone alto, una cosa che secondo me Chivu vuole, e che mi fa pensare ancora una volta che Stankovic davanti alla difesa lo può fare, ma non è il suo ruolo principale. Io sarei molto curioso di vederlo più mezzala, con il compito di andare ad attaccare e riconquistare palla, e quindi cambiare subito l'inerzia dell'azione, ribaltare subito il fronte e ripartire fronte alla porta, tanto che poi Stankovic aveva seguito molto bene un'azione inserendosi come mezzala e avendo l'opportunità di calciare in porta tu per tu con Donnarumma, però aveva fatto 50 metri di scatto palla al piede, è arrivato poco lucido e non ha calciato molto bene. Però mi è piaciuto. Mi ha trasmesso qualcosa Provedel, ragazzi, poi. Oggi Martinez ha risposto abbastanza bene tra i pali, ha perso un brutto pallone molto sanguinoso in fase di costruzione che aveva fatto un po' accendere i commenti nella chat.
a me Provedel ha trasmesso delle cose, un paio di buone parate, ha rischiato un po' su un tiro di Mekaidu che, come dicevo, è entrato fuoco e fiamme veramente questo ragazzino, credo classe 2008 del Manchester City, e Provedel mi ha trasmesso qualcosa, al di là dei rigori, al di là del fatto che ha parato un ottimo rigore, sui 3 sbagliati, 2, uno sul palo, uno fuori, uno l'ha parato, però mi è piaciuto, quindi voglio rivedere Provedel che io mi ero sbilanciato, parlando con un collega che segue la Lazio mi diceva: "Guarda che se Provedel sta bene fa il titolare al posto di Martinez". Vediamo, vediamo. Queste sono secondo me le indicazioni principali. In panchina c'erano Çalhanoğlu e Sucic e Bonni di rientro dai mondiali, non sono entrati in campo perché hanno lavorato poco con i compagni, vedremo se ci saranno poi nelle prossime occasioni. Non c'erano poi Aslani e Massolen che non sono stati convocati, su Aslani c'è stata qualche voce di mercato nelle ultime ore che però non è stata confermata. Topalovic ha fatto vedere delle buone cose, Mosconi mi sembra un pochino più avanti, anzi più avanti rispetto ad Idrissu in questo momento, e forse nella prossima, nel derby, lo vedremo dal primo minuto con magari Bonni pronto ad entrare a gara in corso. Prossimi amichevoli, mercoledì, come detto, il derby contro il Milan e poi con la Juventus l'8 agosto tra una settimana esatta. Partita sempre alle 13, noi come sempre le seguiremo insieme, quindi vi aspetto nei commenti per sapere anche la vostra opinione su questa partita, fatemi sapere se siete d'accordo con la mia analisi oppure no. Iscrizione al club, mi raccomando, eccolo qua in alto, il QR code da inquadrare per entrare nella nostra community. Vi lascio con un altro approfondimento da non perdere, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.